Era il 2018 quando ho comprato la mia prima macchina fotografica professionale, una Canon 1300D con il classico obiettivo dallo zoom ottico che varia dai 18 ai 55 mm, flessibile per qualsiasi occasione. Ancora oggi, dopo 8 anni, la mia fedele compagna mi segue in ogni viaggio, aggrappata al mio collo, sempre pronta per immortalare i momenti più magici delle avventure che viviamo insieme. Non mi sposto mai senza, ed è un piccolo peso che mi porto dietro più che volentieri. Sarebbe più pesante il rimorso nel non aver potuto scattare una foto di qualità, come quella volta che ho camminato dentro le nuvole ai piani Resinelli, o quando ci sono tornato dopo un giorno di neve, con gli alberi che con il calore dei primi raggi del sole hanno iniziato a piangere, inondandomi con le loro lacrime ghiacciate. Sono rigoroso in tutti gli scatti che faccio. Voglio che le mie foto seguano delle regole ben precise, che denotino di fatto il mio stile fotografico. Le mie composizioni si riconoscono a vista d'occhio, sono molto semplici, sempre geometriche, e tendo ad appiattire l'immagine mantenendo il più possibile a fuoco tutti i soggetti presenti nell'inquadratura. Prediligo i paesaggi e l'architettura, ma cerco sempre di spostare la natura in primo piano, l'architettura più bella e imprecisamente perfetta che possa esistere. Amo scattare foto ai ruvidi pendii, tracciando una linea retta diagonale che divide il cielo azzurro e cristallino dalla terra umida e spigolosa delle montagne. Premere il grilletto quando un uccello in volo si posiziona perfettamente all'incrocio dei terzi. Immortalare le nuvole che si tingono di oro al tramonto, sfruttando l'orizzonte come piano d'appoggio di quella tela infuocata. Il cielo è una componente molto importante nelle mie fotografie, con la sua vastità e la sua varietà di colori e di sfumature. E tutte le mattine mi sveglio con la curiosità di scoprire di quale cielo mi dovrò innamorare. La fotografia è a tutti gli effetti un'arte e ad ogni scatto è come se dipingessi un nuovo meraviglioso quadro. Come in un dipinto posso scegliere il punto di vista, la prospettiva, la profondità di campo, la luminosità dell'immagine e i colori che voglio enfatizzare. Ma la cosa che amo di più è la possibilità di rappresentare con ognuna delle mie creazioni le emozioni che il soggetto ritratto è capace di suscitare. La magia della foschia illuminata dalle prime luci dell'alba, il brivido di ritrovarsi avvolti da una densa nube bianca durante un'impervia scalata, la sorpresa e la felicità di ritrovarsi nel posto giusto al momento giusto. Chi mi conosce bene sa anche perfettamente che con me non può mai mancare la mia sfera di vetro, che è diventata negli anni un po' il mio marchio di riconoscimento. Le foto che ci scatto non sono mai chissà quanto affascinanti, ma sicuramente incuriosiscono. L'immagine capovolta riflessa al suo interno mi consente di osservare il mondo che mi circonda con un punto di vista differente e simbolicamente mi permette di raccogliere come in una sfera di cristallo tutti i ricordi dei miei viaggi. Fotografare possiede quel non so che di surreale, perché è come se mi consentisse di rompere le rigide regole del tempo, immobilizzando la realtà premendo un semplice tasto. In un mondo che corre così in fretta, senza fermarsi mai, apprezzo infinitamente il valore di questa disciplina. La pazienza che ci vuole per trovare il punto perfetto dove posizionare il treppiede, per trovare l'inquadratura migliore, per scovare un punto di vista insolito capace di incuriosire l'osservatore. La calma necessaria nell'attendere che un'ombra si allinei perfettamente con le geometrie dell'immagine, che una persona si collochi esattamente dove vuoi tu per dare maggior significato allo scatto, o che le nuvole coprano il sole nella giusta dose per evitare che troppa luce rovini tutto il quadro. Ed è indescrivibile la soddisfazione di poter portare a casa un ricordo indelebile di ogni esperienza vissuta sulla propria pelle, guadagnato magari con il sudore, dopo aver viaggiato per giorni, dopo aver scalato per ore per raggiungere la vetta, dopo essere tornato nello stesso luogo per l'ennesima volta, semplicemente alla ricerca di uno scatto migliore. Quando faccio fotografia mi tornano in mente quei pomeriggi estivi trascorsi a pescare con il mio papà, seduti sotto il sole a bordo di un laghetto artificiale o sulle rive del fiume con i piedi a mollo nell'acqua e una scatolina di plastica attaccata al fianco, piena di prelibate bacche di sambuco. Le doti in gioco sono proprio le stesse, perché ci vogliono tanta pazienza, costanza e perseveranza prima di riuscire ad abboccare la carpa o il cavedano più grande, prima di imprimere sul sensore la fotografia più bella di sempre e che possa raccontare in una sola immagine un pezzo importante della nostra vita.